Finisce qua allora, finisce qui, Chelsea 1, Inter 1, è un pareggio però Simo che forse sa di vittoria o che comunque dopo quello che si è sentito, che si è detto in seguito alle ultime due amichevoli, io ne esco rasserenato, rassicurato, con maggiori convinzioni e come dicevi giustamente tu, contro il Pisa ci dicevano che il gol all'ultimo non valeva, allora avevamo perso, qui prendiamo gol all'ultimo, quindi vuol dire che abbiamo vinto se facciamo lo stesso ragionamento. Sono d'accordo con te. Peccato perché era una partita che l'avevo approcciata come ultima amichevole di questo precampionato, quindi per mettere minuti in più, alzare un po' il livello dell'avversario, anzi alzare nettamente il livello dell'avversario contro il Chelsea. E poi però per come siamo entrati in campo, per quello che abbiamo visto, ci ho preso gusto e dicevo dai che me la voglio portare a casa, dai che la andiamo a vincere. È una partita in cui ho visto un Inter in crescita a livello di condizione, sicuramente, e adesso approfondiamo ancora di più. Gol di Thuram nel primo tempo al termine di una bella azione, pareggia Ugo Ciukwu su calcio d'angolo, su calcio di punizione, ma era quasi un calcio d'angolo di fatto, proprio all'ultimo minuto, con un Inter che era imbottita ormai di giocatori della primavera, seconde linee, con tutto il rispetto, e pareggio abbastanza, diciamo, giusto anche per quello che si è visto sul campo, perché poi l'Inter è stata salvata anche da un super Jan Sommer che ha fatto davvero una grandissima partita, e ad una settimana dalla partita contro il Genoa sono molto fiducioso, Simo, te lo dico dopo questa partita qui contro il Chelsea. Ma sì, è legittimo. Io dopo Inter Al-Ittihad avevo espresso qualche preoccupazione per il modo in cui l'Inter aveva interpretato certe azioni, aveva fatto certi errori, e che al di là del risultato che non mi interessava ieri contro Al-Ittihad, non mi interessa oggi contro il Chelsea, non mi avevano dato delle buone sensazioni. Invece oggi decisamente meglio. Come ho detto anche in cronaca, non so se giocare a Pisa contro l'Al-Ittihad e giocare a Stamford Bridge contro il Chelsea, pur se in amichevole, nella mente del giocatore cambi. Io penso un pochino sì, però non so di quanto. In ogni caso oggi molto meglio, a livello anche di gamba si è visto che comunque la condizione sta migliorando e non si sono più fatti certi errori, anche se, come hai detto bene, Sommer è dovuto intervenire più volte, ma non perché noi abbiamo fatto, secondo me, errori particolari o gravi. Pareggio che alla fine ci può stare, però buone risposte, tante conferme. Poi adesso ci andremo, per esempio penso a Bissek su tutti. Oggi, che era l'ultima amichevole, direi che possiamo decretare Bissek come l'MVP del precampionato per quello che conta. E è tornato anche Thuram finalmente con un gran bel gol. E quindi sì, dai, anch'io arrivo alla gara col Genoa con delle rassicurazioni in più. Poi non è tutto perfetto, non è tutto a postissimo, anche solo a livello di infortunati, per esempio, che oggi ne mancavano diversi, però più che accettabile, dai, cioè, non so. Contestualizziamo questo e poi dopo diamo un po' di spunti per chi non ha visto la partita, che cosa abbiamo imparato oggi da questa gara e un po' una sintesi anche del precampionato. Intanto giocavamo questa gara senza Çalhanoğlu, affaticato, niente di grave, ma non c'era. Bastoni non al meglio, è rimasto in panchina tutta la partita. Con Lautaro Martinez che deve trovare la miglior condizione e non c'era. Infortunati, De Vrij, Zielinski, Taremi e Arnautovic. Cioè l'Inter oggi si presenta a questa partita con questa lista di calciatori assente, che già se schieravi questi era una buona formazione credibile comunque per giocare. Quindi partiamo da questo presupposto qua. Una partita in cui, come dicevo, abbiamo visto un Inter che ha avuto bisogno di qualche minuto per prendere confidenza col campo, con i ritmi e con un po' tutto il contesto gara. Poi ha preso fiducia, ha preso un po' il comando delle operazioni, non dominando come siamo abituati magari a fare in Serie A, ma è normale che sia così, secondo me, quando giochi in casa del Chelsea a questo punto della preparazione. Ma poi abbiamo dato l'impressione di poter creare, di poter dar fastidio, e il gol di Thuram nasce da una grande azione di Bissek che rompe il ritmo, si butta in avanti, passaggio per Correa, assist verticale per Thuram, intesa che funziona. Simo, e tu hai detto potrebbe essere anche la prima coppia titolare della partita col Genoa, e oggi l'intesa ha funzionato con un Thuram che è sembrato un po' più sbloccato dal punto di vista fisico rispetto all'ultima gara. Beh sì, io so che questa cosa non piace a tanti tifosi e lo capisco ed è legittimo, però come dicevo in cronaca non sarei affatto sorpreso se a fronte di un Lautaro non ancora al 100% e Arnautovic
e Taremi che devono rientrare a pieno dagli infortuni, non sarei sorpreso di vedere Correa titolare col Genoa, anche solo per quella partita, perché poi la successiva magari appunto c'è Lautaro o lui addirittura viene mandato via. Però per fare 60 minuti in attesa che appunto magari gli ultimi 30 li faccia Lautaro o magari anche lo stesso Taremi, non ne sarei sorpreso. Il rendimento della squadra non dipende da un singolo, quindi se anche fosse l'Inter la partita la può vincere tranquillamente, però oggi, come dicevi anche un attimo fa, qualche miglioramento si è visto, ho visto anche più dialogo, banalmente, fra i due, non tantissimo, dialogo inteso di campo, non parlato, non tantissimo, però comunque meglio di altre gare precedenti, e niente, dai, quindi si arriva con una certa fiducia, come dicevamo prima. Ringrazio l'Ornitorinco per i 16 mesi di abbonamento, grazie di cuore, grazie anche a Antonio Pisanelli per il complimento in chat, grazie mille. Nel primo tempo, Simo, quindi l'Inter meglio, in crescendo, un Inter che mi ha dato l'impressione di essere superiore al Chelsea, devo dire, nei primi 45 minuti di gioco, considerando che in avanti ci mancava un po' di sfogo comunque, e con quelli che torneranno ne avremo un po' di più. Manca anche un clamoroso calcio di rigore, c'è da dirlo, perché Cucurella già ammonito fa un fallo su Darmian che è ammonizione, cioè che è rigore tutta la vita, in più era ammonito, quindi andava anche espulso. E bellissima la scena di Darmian che lo insulta in spagnolo, il nostro Matteone che anche conosce anche più lingue con cui poterti insultare, giustamente Matteo sa fare tutto, anche questo. Secondo tempo Di Marco va vicinissimo al gol con una bellissima azione con Barella che serve un bel pallone. Di Marco di prima al volo spara e Sanchez fa una grande parata, e poi inizia la girandola di cambi, si finisce con il Chelsea che pareggia. Sommer ha fatto 3 parate veramente di grandissimo spessore, davvero, e ci ha tenuti a galla, ecco, in questa partita in cui il Chelsea ha preso anche un palo. I temi di questa gara li abbiamo già detti un po'. La condizione fisica era da monitorare, è sembrato in miglioramento, la difesa è sembrata più solida, abbiamo rischiato contro una squadra molto mobile, quindi il tema degli attaccanti molto mobili è sempre una cosa da tenere d'occhio per il nostro sistema difensivo, perché ci crea qualche difficoltà. Thuram mi è apparso in miglioramento e ha fatto un grandissimo gol, quindi le 3 cose che ci eravamo appuntate prima della partita, molto bene. Uno dei temi che assolutamente emergono da tutto questo precampionato e da questa partita, inevitabilmente, è Bissek, Simo. Sì, guarda, su questo faccio un passettino indietro. È inevitabile che contro attaccanti poi come quelli del Chelsea, penso a Mudryk, ma non solo, poi è entrato anche Sterling, che sono anche brevilini, che entrano in condizione prima e soprattutto sono fenomenali nell'1 contro 1 in Premier League, ce ne sono a valanghe di questi giocatori. È normale che un po' si soffra, soprattutto poi quando è entrato Pavard, per esempio. Ecco, io lui l'ho visto ancora un pochino indietro a livello fisico, quindi è stato abbastanza, secondo me, normale. Su Bissek sono impressionato perché l'anno scorso ci ha fatto vedere tante belle cose, quest'anno conferma queste cose e mi dà l'impressione di essere ancora più consapevole di quello che vale, del campo, del modo in cui gioca, cioè ha fatto un ulteriore passo in avanti. Continuo a dire, lo devo ripetere perché poi è un tema che torna, ma continuo a dire che la posizione di braccetto destro è secondo me perfetta e lo dimostra il primo gol. Una delle cose che ho sempre detto per motivare questa mia opinione è: avendo la possibilità di prendersi più campo perché parte un po' più indietro, questo lo valorizza di più a livello offensivo rispetto a partire magari più avanzato. E il primo gol ne è la dimostrazione. Parte con una sgroppata, ne evita 2, poi la manda in profondità e si sviluppa la rete. Molto curioso, però ci saresti sicuramente tornato nel finale, il cambio che lo porta a giocare in mezzo al posto di Acerbi, con l'ingresso di Pavard come braccetto destro, una situazione che dura solo 10 minuti circa, che però mi fa pensare, come ti dicevo in cronaca, che magari lontano dagli occhi nostri e dei cronisti, eccetera, lui alla Piano Gentile questa cosa, lui dico Inzaghi, la stia provando, la stia valutando. E allora anche tutto il discorso che abbiamo fatto e facciamo da tempo sui difensori, in là con l'età, eccetera, potrebbe essere un po' ridimensionato. Se nella testa di Inzaghi c'è anche questa soluzione, direi che va bene, anzi, paradossalmente valorizzi i 2 più forti che hai insieme a Bastoni, che era il grande tema di cui si parlava. Ma infatti Simo, cioè allora Bissek indubbiamente miglior giocatore di questo precampionato dell'Inter, in assoluto. Per me, sono d'accordissimo con te, è la mia battaglia che porto avanti da tempo, cioè perché spostarlo e metterlo in difficoltà quando sta facendo così bene lì, dove si vede che funziona anche molto bene il dialogo con Darmian che può
tornare indietro per occupare quella casella, si scambiano di ruolo, cosa che sono dei meccanismi che l'Inter sta provando già dall'anno scorso e sta valorizzando entrambi, quindi per me va benissimo lì. Però io ho sempre detto il mio sogno, comunque per me Bissek ha tutte le vibes per poter fare il centrale veramente del futuro, davvero di qualità. E sul finire dell'anno scorso, se ti ricordi, avevo anche dedicato un contenuto a quelle che erano le cose che Inzaghi avrebbe dovuto provare nelle ultime partite del campionato dopo aver vinto lo scudetto, e io parlavo proprio del fatto che avrebbe dovuto comunque trovare un modo per integrare Pavard e Bissek insieme, perché tenerne uno fuori oggi è veramente un peccato in questo momento. Detto che serviranno entrambi lì, perché la stagione è molto lunga, però tenerli fuori, uno dei due, è davvero un peccato. Quindi uno dei modi per integrarli era che uno dei due andasse a fare il centrale di difesa. Nell'immediato pensavo più a Pavard, perché di solito è il giocatore d'esperienza che va al centro, mentre quello più giovane tendenzialmente viene fatto rimanere da terzo. Però Bissek per me ha tante cose per poter fare davvero bene da centrale, perché è rapido, ti può permettere di fare quella cosa che sogniamo da qualche anno a questa parte con Inzaghi, cioè di alzare la difesa di qualche metro, perché hai un centralone che può scappare anche all'indietro con buona gamba, cosa che non abbiamo mai avuto. E nelle letture da centrale per me non è ancora maturo abbastanza, però appunto poter fare questa stagione anche da centrale, ecco, con Acerbi e De Vrij davanti, secondo me è davvero una cosa molto molto interessante. E per cui sono curioso. L'unica cosa però, al contrario di quello che dicevi tu, è stato un test di soli 10 minuti e poi c'è stato messo anche Fontanarosa. Voglio capire quanto davvero Inzaghi lo sta valutando lì e quanto si è trattato invece solo di una cosa messa lì in questa partita, proprio in quei 10 minuti nel finale, perché dovevi provare Pavard a destra. E quindi questa è un po' la cosa. E per il resto, Simo, altri temi di questa gara o di questo precampionato? Ma se vogliamo, visto che abbiamo parlato di scelte tattiche un po' diverse, c'è stato anche il cambio Aslani-Frattesi che ha portato Barella in mezzo. Anche Sì. qui non una novità assoluta, però in qualche modo sì, perché Barella sappiamo nasce mezzala e quello farà, però evidentemente è stato visto anche in questo contesto. E per il resto direi che il grande tema, come dicevamo nel prepartita, era la condizione atletica e anche il fatto di scongiurare nuovi infortuni, e a meno che non ne siano successi senza che se ne sia accorto nessuno, il rischio è stato scongiurato, quindi arriviamo alla gara col Genoa sperando di recuperarne il più possibile. E poi ecco, gli ultimi dettagli di mercato capiremo se verranno fatti, con quali nomi, però comunque di base il gruppo è questo. Mi pare che si stia lavorando bene anche a livello proprio a livello tattico, eccetera. Non che si debbano fare rivoluzioni, anzi l'Inter è una delle poche squadre che non deve rivoluzionare nulla, perché ha avuto questa grande capacità e bravura di confermarli, e quindi si può migliorare sicuramente, però non arriviamo insomma ai nastri di partenza per nasconderci, come magari fanno altri club da anni, che magari anche spendendo di più fanno finta di niente. Noi non l'abbiamo fatto l'anno scorso, non lo faremo neanche quest'anno. Ringrazio Marco Pierotti, grazie mille Marco, mandaci anche un commento così ti leggiamo, grazie mille per il grande supporto. E usciamo da un precampionato in cui comunque abbiamo visto, secondo me, la cosa più importante, che dicevo anche nella newsletter dell'altro giorno: tanto pessimismo dopo Al-Ittihad e Pisa, che io non condividevo, perché l'Inter rispetto alle rivali comunque è quella che ha cambiato meno di tutti, e quindi si trattava di togliere un po' la ruggine della preparazione estiva, ritrovare la condizione, perché le trame di gioco erano quelle, il sistema è quello, i giocatori sostanzialmente sono quelli e non potevano essersi dimenticati improvvisamente come si gioca, e non potevano aver improvvisamente dimenticato tutto quello che è stato fatto l'anno scorso con dei risultati veramente straordinari. Quindi per me l'Inter ha questo vantaggio, che per molti non è, per me è un vantaggio, di poter ripartire da grandi certezze in termini di gioco e di uomini, con una condizione decente, non ancora ottimale ma decente. Col Genoa secondo me ci presentiamo già molto bene, in una partita che però non va sottovalutata, perché il Genoa ha tanti problemi in questo momento da decifrare col mercato,
ma difensivamente, lo sappiamo, sono un osso duro e a Genova abbiamo sempre delle difficoltà, quindi da tenere d'occhio. Secondo me la polemica finale, chiudiamo qua Simo, sarà su Aslani. Leggeremo commenti sul fatto che ha fatto poco. C'è da dire che ancora oggi forse è il reparto in cui più di tutti senti il dislivello tra il titolare e il sostituto. Sì, la cosa che secondo me che penalizza un po' Christian è che al momento non sembra avere nulla di estremamente visibile in cui spicca, e allora lo noti poco in certi casi. Anche oggi ne abbiamo parlato anche all'intervallo, dicevamo sì, partita da 6, però non è che avesse fatto qualcosa che ti rimane in mente. E poi, questo invece è una lancia che spezzo a suo favore, quando è davanti un giocatore come Çalhanoğlu è molto difficile non far notare la sua assenza, è come il sostituto di Mbappé, cioè nel senso è molto difficile, quindi già di base è così. Però, come dicevo anche in cronaca, lo ribadisco anche adesso, al terzo anno di Inter, per quanto giovane, è legittimo aspettarsi altri passi avanti, ne ha già fatti, perché non è che è fermo a livello di 3 anni fa, però è legittimo aspettarsi qualcosina in più, magari dall'altra parte anche per lui stesso è legittimo aspettarsi qualche minuto in più in campo, e anche questo lo scopriremo in base alle scelte che farà il mister. Fateci sapere nei commenti che ne pensate, se siete d'accordo oppure no. Nei commenti vi chiedo di scriverci chi sono stati secondo voi i 3 migliori giocatori del precampionato dell'Inter, quindi aspetto qui sotto le vostre candidature. Chiudiamo la clip, mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e siamo pronti a decollare con questa grande stagione che ci aspetta, sempre qui su Passione Inter, il canale più seguito quando gioca l'Inter.